Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buona domenica. Prima di cominciare questo contenuto ricordo alcune domeniche dell'anno scorso, soprattutto a inizio stagione, dove ci ritrovavamo qui la mattina con notti insonni, senza aver dormito per un Napoli che non aveva né capo né coda, guidato da uno che faceva l'allenatore ovviamente 6,40 € al giorno e non uno che è un allenatore, situazione totalmente diversa, 24 ore su 24. E quando c'è applicazione, c'è dedizione, c'è studio, c'è conoscenza, c'è entrare nella mente di tutti i calciatori, questi sono i risultati che si raccolgono. Un Napoli che non la fa buona a nessuno ed è un Napoli che se va in svantaggio è ancora peggio per l'avversario. Ma ci arriviamo a questa situazione, analizziamo un attimo cosa è stato ieri i due gol del Napoli, perché c'è da parlare di Romelu Lukaku. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, passaggio importantissimo per restare aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo video, e mi date una grossa mano a far crescere il canale ed entrate a far parte della nostra community, che come dico sempre non è assolutamente solo la mia. Un bel like a questo contenuto se vi piace il video, perché ovviamente dà una mano all'algoritmo in questa domenica, dove ci sarà da gufare e seguire poi tutta la giornata di Serie A fino a questa sera. Detto ciò, partiamo proprio dai due gol e parliamo di Lukaku, perché poi andremo anche a fare il punto della situazione a livello arbitrale. Chiffi promosso a pieni voti, un Conte che a livello mediatico è stato impeccabile anche ieri nel post partita e quant'altro. Romelu Lukaku è grasso, Romelu Lukaku investimento sbagliato, cosa ce ne facciamo? A 30 anni, troppi soldi, ingaggio, eccetera, eccetera. Ci sono dei binomi nel calcio che funzionano, funzioneranno ed hanno sempre funzionato. E Lukaku Conte è uno di questi. Le caratteristiche di Lukaku si sposano alla perfezione sul come Antonio Conte vuole andare in rete. Non c'è, non c'è assolutamente niente da dire. Tanto è vero che la prima rete del Napoli, poi arriviamo anche al gol della Juve. La prima rete del Napoli, Lukaku riceve palla qui. Un attaccante finalizzatore, diciamo che poteva anche girarsi, palla sul destro, calciavi, che poi è il tuo piede, non è il tuo piede, ti trovi bene o ti trovi meno bene col destro o col sinistro. Diciamo che per istinto ti potevi anche girare e calciare verso la porta, perché poi ci troviamo qui. Sei veramente a due passi da Di Gregorio. Lukaku cosa fa? Vede tante maglie del Napoli qui e la palla comunque torna dietro, riarriva a Politano, Politano scende qui, cross per Anghissà e Anghissà pareggia la partita. Anghissà pareggia la partita ed esulta alla Zlatan. Zlatan Anghissà a centro area si ferma, si gode lo spettacolo del Maradona e poi comincia a correre verso i tifosi e a festeggiare con i compagni. È l'esultanza di Anghissà che a me fa specie, perché è un ragazzo molto ma molto educato, rimane un ragazzo molto molto educato, non è che da oggi Anghissà è diventato uno scostumato, capiamoci, però c'è tanta cazzimma, tanta voglia, tanta rabbia e tanta concentrazione secondo me nelle esultanze di Anghissà, perché resta veramente a centro dell'area di rigore dopo aver buttato quel pallone dentro, consapevole di aver iniziato qualcosa di importante nella partita stessa, ovvero ricaricare tutto e tutti per andarci a prendere i 3 punti. Frank è sempre stato questo ed è sempre stato così. Nel primo tempo ovviamente l'abbiamo visto un tantino fuori tono, ma come lo è sempre. Infatti dopo il primo tempo, se non erro, mi sono messaggiato con Armando e ho detto vabbè, se anche se è questo nel primo tempo, nel secondo tempo farei buchi a terra, e così è stato. Frank è il giorno e la notte per quanto riguarda poi i due tempi, e ci teniamo assolutamente un Frank che possano essere anche 60 minuti fatti così, 60 minuti di uno dei migliori centrocampisti della Serie A, e non solo, perché possiamo anche allargare il raggio d'azione. Il primo gol, grazie Lukaku, perché ovviamente nel dialogo con la squadra porta al cross di Politano
e noi buttiamo la palla dentro. A livello matematico, sul cross sul secondo palo, e Anghissà pareggia la partita. Seconda rete del Napoli, ovvero l'azione che porta al calcio di rigore. Palla qui, Lukaku qui, McTominay sta scendendo. Ovviamente poteva essere una soluzione telefonata per tagliare. Lukaku taglia sull'out ovviamente di testa, riceve il pallone qui e poi si vede. Ma visto che il calcio di Conte non è mai poi si vede, la palla arriva a Lukaku qui, al centro del campo. Palla subito a centro area di rigore dove arriva Locatelli che non è un centrale di difesa. McTominay ovviamente ci ha visto lungo, sposta il pallone. Locatelli frana su McTominay, calcio di rigore sacrosanto e la concentrazione del Napoli è tutta negli occhi di Lukaku che guarda Di Gregorio nel battere quel calcio di rigore fino alla fine, la mette centrale, un rigore dove hai visto praticamente il movimento del portiere e l'hai spiazzato, ribaltando il risultato. Quindi ecco i 30 milioni, i 6 milioni, l'ingaggio, c'ha 30 anni, è grasso, è questo e quell'altro. Se andiamo a vedere cosa ha fatto Lukaku finora e i gol molto pesanti che sono arrivati anche nelle partite scorse, allora possiamo anche rispedire assolutamente al mittente quella situazione che si creò a fine mercato e a ridosso dell'inizio del campionato dove non si era ancora convinti. Un Lukaku così è sempre meglio averlo come compagno che come avversario, così come disse anche Buongiorno, e ricordo le parole in una dichiarazione di Buongiorno. Lukaku è stato uno degli attaccanti più difficili da affrontare per quanto riguarda ovviamente la parentesi di Buongiorno a Torino. Quindi quando arrivò a Napoli meglio averlo come compagno che come avversario. Detto questo, sono contentissimo della situazione mediatica che Conte sta tirando su, perché Antonio ci sa fare sul campo, ci sa fare fuori, ci sa fare con i calciatori e ci sa fare per quanto riguarda la situazione giornalismo e quant'altro. Infatti diciamo che quando le squadre di Conte molte volte o quasi tutte si ritrovano a lottare lassù per trofei, titoli, stagioni e quant'altro, Conte riesce comunque a rispedire al mittente in primis tutte le malelingue, tutte quelle domande che comunque porterebbero a disfare un tantino mentalmente l'ambiente che può essere vulnerabile o meno. Antonio comunque non le manda a dire avete pianto, state piangendo, non gli è piaciuta la situazione come non è piaciuta a noi tifosi, la situazione Quara che comunque trattava col Paris Saint-Germain da mesi e quindi si poteva anche gestire diversamente a livello di fare gli uomini, perché Conte è un uomo tutto d'un pezzo e il Napoli è formato da uomini tutti d'un pezzo che hanno inglobato qualsiasi caratteristica del proprio allenatore. Lo si vede dopo il 2-1, è un Napoli che molte volte quando ribalta la partita o quando la mette in cassaforte col doppio vantaggio, il festeggiamento è sempre lo stesso. Si va verso la panchina e tutti, da Tommaso ad arrivare fino all'ultimo dei massaggiatori, tutti gli uomini in panchina, passando per Conte, Reali, il secondo di Conte, match analyst e tutti quanti in un unico abbraccio che diventa poi una bolgia enorme con un Maradona che ti sostiene per 90 minuti. Il pubblico del Maradona impeccabile come sempre e contentissimo che Romelu Lukaku è andato a zittire anche quei tifosi della Juve residenti sicuramente in Campania, tantissimi, Campania e non, che l'hanno sempre beccato per quanto riguarda cori razzisti. Detto questo, c'è diciamo il Corriere dello Sport che dice Chiffi promosso a pieni voti, manca solo un giallo Turam Anghissà per quella ripartenza, ma non ci troviamo. Non ci troviamo perché a me manca il giallo su Locatelli
almeno il giallo su Locatelli per il fallo da rigore, perché credo che sia un'ammonizione sacrosanta. Ci sono almeno 3 cartellini ancora. Nico Gonzalez, un Cop Meiners che poteva beccarlo. Ci sono i cartellini diciamo dati ad Anghissà e Spinazzola, sacrosanti per regolamento, ma non sono stati dati alla Juve per le ripartenze che poi sono state fermate soprattutto nella prima frazione di gioco. E c'è ancora chi divide la partita tra primo e secondo tempo e dice nel primo tempo la Juve poteva fare sicuramente il secondo gol e quant'altro. Secondo me hanno visto un'altra partita, ci sono 2 recuperi di Gatti a centro area, c'è il tiro di Politano su punizione che finisce di poco alto, c'è quel colpo di testa di Anghissà, occasione nitida che comunque di Gregorio fermo a centro porta, ma la palla va fuori. La Juve alla fine trova il gol e c'è una parata esagerata, quasi sul pronti via, e lo ringraziamo e mi auguro che siate arrivati fino a qui nel contenuto. Ringraziamo Alex Meret perché la parata fatta su Ildiz vale in primis il prezzo del biglietto, punto secondo vale i 3 punti dalla partita di ieri, perché poi una cosa è prendere il gol diciamo a fine primo tempo, un'altra è andare sotto su quell'azione che poi avrebbe dato fiducia al limite alla Juve e forse sul pezzo sarebbe stata un'altra partita. Quindi fondamentale assolutamente la parata di Alex Meret. Ultima e non ultima come considerazione, volevo, al di là di tutto il Napoli che è stato impeccabile e parliamo di un gruppo granitico, c'è una condizione per la quale l'avversario deve fare attenzione anche nel preparare le partite, perché un avversario che deve affrontare il Napoli e prepara la partita, se ti metti lì dietro, il Napoli comunque sta trovando la quadra con il far salire Di Lorenzo, staccare Anghissà dalla linea di mediana e creare quella superiorità numerica che serve poi contro le squadre che mettono il famoso pullman. Mettiamo che tu la partita la prepari nel voler offendere il Napoli e nel volerlo andare a punzecchiare al limite, diciamo andare in vantaggio tu avversario, scateni nell'11 di Conte, non solo nell'11, perché il discorso va allargato a tutti quelli che sono subentrati dalla panchina, un Simeone che ha giocato 10 minuti ma si becca un 8 in pagella secco per quella mossa da foca, con tanta foga tra virgolette, tanti calci presi in quel fazzoletto di campo dove Simeone con la testa giusto cerca di allungare il pallone da Anghissà, cerca di beccarsi quel fallo a fine partita per cercare di far passare un po' di secondi e far respirare la propria squadra. Quindi è un Napoli che quando va in svantaggio è ancora peggio, perché gli vengono veramente gli occhi della tigre. Quando prendiamo il gol diventa impossibile fermare la foga di questi calciatori e la voglia di sovrastare l'avversario. Stremati sì, alla fine di match del genere, e non solo questi, perché il Napoli di Conte comunque non si ferma e non ferma la corsa nemmeno se dovesse affrontare domani la Casertana di turno, perché è una prerogativa del lavoro che ci è sempre stata detta ovviamente da Conte. Abbiamo un mister molto, molto chiaro, abbiamo un uomo vero e abbiamo battuto la Juve in casa nostra. Più che altro in un campionato ci siamo presi 4 punti contro la Juve, che non sono pochi. Aspettiamo di arrivare alla partita con la Roma, ci sarà quest'ultima settimana di calciomercato che credo sarà un tantino, ci auguriamo, o meglio mi auguro che sarà un tantino intensa, con qualche arrivo, anche uno andrebbe bene, perché numericamente ci possiamo anche stare e ce la possiamo anche rischiare, ma viste le energie che abbiamo messo in campo ieri e come ci siamo arrivati, comunque diventa difficile portarla fino a fine campionato, sperando che poi non subisci infortuni, affaticamenti, perché non ti puoi permettere che siano fuori calciatori, soprattutto diciamo in difesa,
che stiano fuori anche 10-15 giorni per un minimo affaticamento. Fiducia al Napoli, fiducia a De Laurentiis, a Manna, a Conte, a tutto lo staff e grazie a tutti, calciatori, società e tutti coloro che hanno reso e stanno rendendo, scusate, questa stagione quasi indimenticabile. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!